Ciao, bentornato o bentornato su questo canale. Se invece sei nuova o nuovo, ti do il mio benvenuto. Sono Virginie, un interior designer e mi occupo di case che rappresentino al 100% chi deve viverle, dalla consulenza all'intero processo di ristrutturazione. In questo canale affronterò il tema casa, cercando di darti suggerimenti utili affinché tu possa avere la casa dei tuoi sogni, una casa che ti rappresenti nel profondo e dove ti sentirai sempre a tuo agio. Hai anche tu in casa degli angoli tristi e vuoti, zone che ti sembra rovinino un po' l'ambiente? Vorresti sistemarli ma non sai bene come? Se questo è il caso, allora questo video fa il caso tuo. Ma prima di cominciare, come sempre, se ami tutto quello che riguarda l'argomento casa e non l'hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al mio canale per avere altre informazioni su questo tema. Metti un bel like al video e partiamo! Oggi vediamo insieme ben 5 modi per riempire questi angoli tristi e vuoti in modo che possano essere quel quid che armonizza l'intera stanza. Lo abbiamo già visto, nella società frenetica di oggi poter avere un angolo in casa dove rifugiarsi è molto importante. Ecco quindi che se hai un angolo triste e vuoto, quello potrebbe essere un buon posto per creare il tuo angolo relax. La prima cosa da fare è creare una seduta comoda e avere un tavolino a fianco per appoggiare ciò che vuoi. Sarà necessaria anche una luce e potrebbe essere una bella lampada da tavolo, da terra ma anche da parete. Scegliene una che possa dare quel tocco di stile. Come sempre la prima cosa da valutare sarà la funzione che vorrai dare a questo spazio. Leggere, ascoltare la musica, riposare, goderti un caffè mentre guardi il cellulare. Individuato questo, allora sceglierai la seduta che meglio ti potrà aiutare a goderti questo momento. Per esempio una seduta reclinabile e un poggiapiedi se pensi anche alla possibilità di un pisolino. Se la seduta ha dei braccioli, il tavolino dovrà essere più o meno alla stessa altezza perché sia più facilmente fruibile. Le librerie in casa non bastano mai, quindi potresti usare almeno uno di questi angoli per metterci una bella libreria appunto. Se non sei così amante dei libri, potresti comunque usarla per esporre oggetti come vasi e quadri oppure oggetti personali che parlino di te. Una libreria che magari arrivi a soffitto potrebbe diventare un punto focale e aiutare a enfatizzare le altezze. Se hai una casa grande, quando anche tu avessi in soggiorno una zona conversazione, perché non crearne una più intima solo per due? In questo caso ti basterà prendere due sedute identiche e un bel tavolino da posizionare nel mezzo per appoggiare magari una bella tazza di tè. Anche qui sarà importante una bella lampada, di nuovo da terra, da tavolo, da parete. La luce è sempre indispensabile. Valuta l'opportunità di prendere un tappeto per delimitare otticamente questa zona e dare quel tocco di calore in più. Se l'angolo è piccolo, potresti pensare a riempirlo con una bella pianta alta, non troppo larga. Come la libreria aiuterà ad enfatizzare le altezze. Inoltre, già lo sai, il tocco di natura è sempre un bene nelle case, umanizza e purifica l'aria. Ovviamente fai attenzione a trovare il giusto vaso che possa valorizzare la pianta ma si sposi anche con il resto dello stile scelto. Se l'angolo lo permette potrai anche mettere più di una pianta, ovviamente di diverse altezze, creerai così anche un po' di ritmo.
Se non hai bisogno di zone con funzioni aggiuntive e hai già alcune piante, potresti pensare di creare un angolo artistico. L'occhio vuole la sua parte, un angolo con un bel quadro correttamente illuminato o volendo una statua potrebbe essere un'idea. Puoi mettere in questo angolo qualunque cosa che abbia un significato per te, che trovi bello e che attiri la tua attenzione. Può essere un solo pezzo che riempie tutto il muro, oppure potrebbe essere il posto giusto per una fotogallery. Ancora, visto che lo spazio per riporre non è mai abbastanza, potresti pensare di mettere una bella console e sopra decorarla con una bella composizione di oggetti. La composizione dovrà avere pezzi di diverse altezze e materiali per creare ritmo e movimento. Parlo di come decorare le superfici qui e trovi il link in descrizione. Piccola idea originale, potresti prendere un basamento squadrato, semplicissimo, e appoggiarci sopra un vaso, una statua o qualunque oggetto tu voglia. Gli darai ancora più enfasi e importanza. Spero che il video ti sia stato utile e ti sia piaciuto. Nel caso fammelo sapere con un bel like e nei commenti. Non esitare a condividerlo con qualcuno a cui pensi possa interessare l'argomento, ne sarò onorata e mi aiuterà a far crescere il canale. Se non lo hai ancora fatto, ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così non ti perderai i prossimi video. Grazie di essere stato con me. A presto, ciao!